Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, cercando di dare lustro a un archetipo che spesso calca le scene del formato e che grazie alle intuizioni del deck builder Vasile Berwica è riuscito a ottenere un buon risultato nonostante le stranezze di questa build. Di certo non è il color pie a destare particolare curiosità, visto che la combinazione Temur, benché non sia molto presente nel formato, offre diverse tech interessanti e un pool di carte di tutto rispetto, che non ha niente da invidiare alle altre combinazioni a tre colori. La peculiarità arriva nella zona di comando, con una leggendaria che non può che stupire, visto il suo alto costo di cast, anche se, a ben guardare, offre un potenziale così elevato da risultare una scelta tanto azzardata quanto appagante, per chi ama vincere con il botto tra i tavoli del formato. Questa volta il parleremo di Maelstrom Wanderer. Siamo al cospetto di una creatura che ha fatto la sua prima comparsa nel 2012, diventando ben presto una delle leggendarie più pazze e iconiche dei formati a 100 carte, per ovvie ragioni, visto il potenziale offerto dalle sue stravaganti abilità. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 8 mana, 5 generici, 3 specifici, 1 verde, 1 blu, 1 rosso, abbiamo un elementale con forza 7 e costituzione 5 e 2 abilità, di cui una in particolare potente e versatile al tempo stesso. Nella prima abilità abbiamo le creature che controlli hanno rapidità, mentre nella seconda c'è Cascata. Quando lanci questa magia esilia carte dalla cima del tuo grimorio finché non esili una carta non terra che costa meno. Puoi lanciarla senza pagare il suo costo di mana. Metti le carte esiliate in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Poi fallo di nuovo. Se guardiamo la prima abilità, sì interessante ma di certo non in grado di giustificare l'alto costo di lancio di questo generale, non capiremo il senso di una build costruita attorno a questo elementale, ma è nella seconda, tanto semplice quanto potente, che si spiega il motivo della sua scelta. Avere Cascata per ben 2 volte in combinazione con una carta dal costo di 8 mana ci apre le porte a una roulette russa in cui non potremo fare altro che guadagnare un sacco di value, estraendo dal grimorio bombe sia tra creature sia tra magie molto potenti. Le prime poi saranno subito efficaci grazie alla prima abilità del comandante ed ecco che questo Maelstrom Wanderer acquista tutto un altro significato diventando un enabler di primo ordine, in grado, anche con un solo cast, di spazzare via anche gli avversari più coriacei. Con le promesse offerte dall'abilità di Maelstrom Wanderer è chiaro che dovremo fare di tutto il prima possibile per permettere il cast del generale, quindi la priorità della build sarà quella di avere molto mana in fretta, utilizzando i modi più disparati. Vista l'alta percentuale di mana incolore necessario per lanciare con profitto il comandante, una buona fetta di ramp effect è composta da artefatti, utili in qualunque fase del match, anche solo per castare con profitto le bombe tra le 99, scegliendo tra Arcane Signet, Basal Monolith, Coalition Relic, Fellowar Stone, Gruul Signet, IZ Signet, Lionside Diamond, Simic Signet, Soul Talisman, Talisman of Creativity, Talisman of Curiosity, Talisman of Impulse e Worn Power Stone. Un comparto molto nutrito, ma non sufficiente a dare sostanza al cast di una carta che comunque costa ben 8 mana. Ecco perché abbineremo a queste carte alcune magie tipiche del verde: Cultivate, Farseek, Kodama's Reach, Nature's Roar e 3 Visits, per crescere anche sul fronte delle terre più in fretta del previsto. Proseguiamo con la selezione di carte per darci più mana in fretta, con alcune creature, come Orcish Lumberjack e Tinderwall, abbinata ad incantaterra più funzionali, Utopia Sprawl e Wild Grow, così da garantirci presto e bene molto mana con cui fare faville, con o senza il comandante. Inoltre affiancheremo alcune carte estreme, Diamond Lion, come ulteriore accelerino a discapito della nostra mano, e 2 ciccioni, Goldspawn Dragon e Primavel Titan, che ci possono offrire servigi ottimi per dare corpo alla nostra azione, oltre a diventare pericolose minacce per il nemico. Per concludere utilizzeremo con profitto anche 2 viandanti, Chandra Torch of Defiance e Garruk World Speaker, che utilizzeremo con profitto per avere più mana, ma non solo, viste le loro molte abilità, alcune delle quali utili a contrastare le giocate del nemico. Con tutte queste carte protese per fare più mana del normale, è chiaro che non perderemo slot preziosi per tanti fronzoli, anche se qualcosa per manipolare la pila con Brainstorm, Scroll Rack e Saivan Library lo inseriremo comunque, per dare un minimo di consistenza almeno alla mano iniziale. Anche un tutore o World Tutor trova posto tra le 99, visto che alcune carte da sole possono farci svoltare la partita, quindi è bene avere modo di trovarle prima del previsto, per non soccombere nell'attesa di castare il nostro costoso generale. Per le rimozioni, vista la randomicità potenziale proposta dal generale, effettueremo poche scelte mirate, con solo Fury e Bujuka Honduras come carte potenzialmente capaci di colpire qualcosa di sgradevole, sufficientemente versatili però per dare corpo alla nostra azione esplosiva. Cosa ci metterà a riparo dalle minacce del nemico, oltre alle carte dall'alto potenziale presenti in massa nella lista, sarà l'end date, a partire da Blood Moon e Magus of the Moon, visto che con i nostri sassi non avremo difficoltà a avere mana colorato, negandolo, per quanto possibile, al nemico. Avremo poi dalla nostra altre 2 carte particolari, Burning of Jinzi e Wildfire,
che possono colpire non solo le terre, ma anche infliggere 4 danni a tutte le creature, giusto una in meno del nostro generale, giusto per vedere morire dalle nostre magie, castati magari dalla sua preziosa quanto instabile seconda abilità. Abbiamo visto finora tutti gli sforzi inseriti in questa build, capitanata da Maelstrom Wanderer, siano protesi per castarlo in fretta, abusando della sua doppia abilità cascata, oltre a dare gambe alle molte bombe che inseriremo per valorizzarne il lancio appena possibile. Il generale non sarà l'unico enabler di questa abilità, anzi, perché con Bloodbraid Elf, no ma soprattutto i moti Celebrant of Bounty, potremo riuscire nell'intento di cortocircuitare il cast di molte magie costose, che spunteranno dal grimorio come maledizioni per il nostro opponente. Il primo gruppo di carte pronte a rompere gli equilibri della partita è rappresentato da alcuni ciccioni di spicco: Inferno Titan, Kogla the Titan Ape, Coma Cosmos Serpent, Titania Protector Argot e Wurmcoil Engine, che da soli possono entrare subito in azione, vista anche la rapidità offerta dal generale. Queste carte possono fare molto male, soprattutto se riescono a restare in campo per più di un turno, ma ci sono anche Elder Gargaroth e Titan of Industry, che già al loro ingresso, con le loro diverse opzioni, possono risultare sempre utili con la loro flessibilità. Analogamente, Fiery Confluence e Mystic Confluence, con le loro scelte modali, si prestano ad essere utili, anche se venissero estratte dall'abilità Cascade del generale, così da non rischiare di lanciare a vuoto una di questi potenti magie. Con una curva mana così elevata e molte carte dedicate al ramp compulsivo, è chiaro che dobbiamo avere, in curva, qualcosa che tenga a bada board affollati, ma con Hunger of the Gods, Devastation, Slugstorm e Sweltering Suns ci occuperemo con efficacia di questi contesti, non molto favorevoli. Analogamente, per ribaltare situazioni estremamente complesse, utilizzeremo Upveil, che non fa altro che avvantaggiarci, visto che a noi farà molto comodo ricastare il generale, fosse in campo, o la pletora di carte utili a rampare per ritornare in carreggiata prima del nemico. La cosa che però ci darà un boost enorme alle nostre partite saranno i turni extra, con Capture of Jinzhou, Nexus of Fate, Temporal Manipulation, Time Warp e Walk of Aeons, che anche solo con un cast fortuito ci potranno offrire tanto, soprattutto se avremo appena appoggiato il nostro comandante in campo. Sempre restando nell'ottica di valorizzare la seconda abilità del generale, inseriamo tra il 99 due Planeswalker d'eccezione, Chandra Awakening Inferno, che ci offre una potenziale finisher abbinata ai nostri bittanti, e Jace the Mind Sculptor, che con il suo value ci può sistemare il grimorio al meglio e non solo. Resta ancora spazio per due tech proficue, Command Beacon, che ci può permettere di superare la tassa di comando, e Terror of Pix, che può da solo, ma soprattutto con l'ingresso di altre creature di peso in campo, fungere da finisher con una raffica di danni incontrollabile. Il cammino che ha portato Vasile Beruica a costruire una lista attorno a Maelstrom Wanderer, presentata in questo video, parte dagli albori del formato 1v1, quando ancora il formato MTGO era seguito dalla casa madre. Con il cambio di formato e di ruling, pian piano la lista ha subito delle modifiche, includendo in prima battuta qualche sasso dal costo di 2 mana e qualche creatura in più, tra le molte papabili in questo color pie, limando qualche turno extra meno ottimale. Le novità sopraggiunte dai nuovi set hanno ampliato il raggio d'azione e la narratività del mazzo, anche senza l'ingresso del generale, anche grazie a nuovi ed efficaci mana dork che possono anche darci manforte nelle nostre fasi aggro. Per replicare i mazzi più veloci sono state introdotte diverse soluzioni atte a fare piazza pulita dei board affollati, dandoci modo di impostare il nostro game plan, che non è alla fine così rapido da impensierire questi mazzi, spesso presenti nel meta attuale. È stato poi introdotto un piano di lane date composto da Blood Moon e Magus of the Moon, andando a ottimizzare la mana base con più terre base immuni dai loro effetti, al fine di risolvere i matchup dove l'assenza cronica di interazioni ci avrebbe visto a malpartiti. Insomma, questo Maelstrom Wanderer ha saputo adattarsi al contesto, alle mode e all'uscita della Wizard, senza apparentemente battere ciglio, come il più possente dei manipolatori dei vortici del tempo e dello spazio. Se a prima vista il piano di gioco attorno a Maelstrom Wanderer può sembrare quasi scontato, il nostro Vasile Beruica ha in realtà pensato diversi percorsi atti a rendere il mazzo uno schiacciasassi in contesti anche molto diversi tra loro. Certo, castare il più fretta possibile generale resta un'opzione allettante e anche molto potente, soprattutto verso i contro, che si troveranno in rapida successione ad affrontare 3 magie in un unico momento, rischiando di non avere i mezzi sufficienti per contrastarne il risultato. Certo, aid di carte come Drunning Magistrate va a complicare le cose, ma l'attuale build non si ferma solo a questo aspetto, puntando ad esempio a carte come Titania e Protector Argot, che in combinazione con magie quali Devastation e Wildfire può fare partita a sé, senza alcun bisogno del generale. Anche Terror of Epix, ad esempio, è in grado di portare avanti partite ormai installate, grazie all'ingresso di ciccioni come Coma, Cosmos Serpent, che è in grado di generare una pedina ad ogni mantenimento, infliggendo quindi 3 danni con un clock molto breve, anche senza passare dalla combat. Un'altra carta interessante è Upveil,
che ci dà modo di resettare il contesto di gioco, dandoci però modo di accedere alle fonti di mana accumulate nel frattempo, così da farci accedere nuovamente con maggiore facilità alle bombe presenti tra le 99, senza contare che porteremo il nemico a una fase di discard, diminuendo le sue chance di successo. Non mancheranno poi i Planeswalker che con le loro ultimate possono tranquillamente fare il nostro risultato, senza andare a scomodare chissà quali tech stravaganti, semplicemente proteggendo i loro punti lealtà dagli assalti del nemico ormai domo. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Maelstrom Wanderer si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. La natura esplosiva di questo generale, che attiva il suo doppio cascade anche se viene counterato, mette in seria difficoltà i mazzi che puntano a controllare il match, che faticheranno sempre molto a contrastare la quantità di minacce, anche al top deck, che saremo capaci di proporre. Purtroppo contro i combo deck, per via della nostra natura poco interattiva, potremo subire malamente il loro game plan. Ecco perché è presente il piano di lane date, volto a rallentare quanto basta la loro azione, dandoci il tempo necessario per raddrizzare questi matchup complicati. Gli archetipi difficili da tenere a bada sono i mazzi eccessivamente veloci nei primi turni, come ad esempio l'ormai compianto Minx Rainbow Timeless Heroes. Anche i mazzi rapidi che hanno un piano agro solido possono metterci in crisi, ecco il motivo di diverse soluzioni in grado di spazzare via board con consistenza, altrimenti il rischio di subire i loro assalti è troppo elevato per permetterci di spuntarla contro di loro. Anche un archetipo complesso e sfaccettato come Maelstrom Wanderer può, a detta di Vasile Beruica, effettuare qualche correttivo per migliorare le prestazioni in base alle evoluzioni spesso repentine del meta attuale, sempre in fermento. Con gli ultimi aggiornamenti e ban del formato, un nuovo arrivo tra le 99 Minx Rainbow Timeless Heroes, recentemente bannato come generale ma assolutamente valido in questa build, soprattutto se punteremo a sfruttare il -2, che in combinazione con il comandante può darci accesso a una chiusura dal nulla, o a un mucchio di carte in mano. E visto che non avremo molti permanenti sul tavolo, potremo sfruttare con profitto All is Dust per risolvere qualsiasi problema sul board, soprattutto sotto forma di permanenti che non siamo in grado, con il nostro color pie, di gestire in modo radicale. Avremo comunque da tenere d'occhio ogni nuovo set, come per dominare United, perché potrà regalarci delle nuove bombe da inserire tra le 99, spesso inutilizzabili per molti, ma mana dal cielo per la nostra abilità Cascade sempre più golosa. Eccoci arrivati alla conclusione di questo primer. Ringraziamo Vasile Beruica per averci mostrato tutto il potenziale di questa leggendaria, che nonostante gli anni sul groppone riesce ancora a dimostrare tutto il suo valore, persino tra i tavoli di un formato competitivo come il Centurion. Se volete un archetipo esplosivo ed eclettico che vi permetta di giocare carte al costo di cast improponibile, con assoluta scioltezza, questo Maelstrom Wanderer potrebbe fare al caso vostro. Dovrete solo avere l'accortezza di calibrare le vostre scelte, non affidandovi unicamente a questo errante del Maelstrom. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV, il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.